Allora, oggi iniziamo con un po' di polemica, siamo un po' prima delle feste, quindi non ho voluto fare questo video prima delle feste perché non volevo rovinarvele, ma oggi ho proprio voglia di entrare nella polemica. Come sapete io sono bloccata perché ho un mal di schiena, l'ho scritto anche nella community, nel post della community, vabbè, comunque sia, non posso portarvi nuovi contenuti, nuovi giochi come vorrei, quindi entriamo un po' nella polemica. Parliamo di Ark 2. Tutto è iniziato, appunto, come vi dicevo, da un post che mi ha scritto una persona, e il post è di questo qua. Ci dice: Ark 2 lo hanno messo da parte perché Ascended è una gallina dalle uova d'oro. E da qua nasce tutta la mia polemica. In pratica, amici, sono anni che stiamo aspettando Ark 2 e non ne vediamo proprio l'orizzonte, e penso che probabilmente magari non esiste nemmeno, non si sa proprio nulla perché non ci è stato mostrato nessun trailer. Oltre naturalmente al solito che ormai vediamo da un sacco di anni. Dunque amici, come al solito facciamo un piccolo passo indietro e spieghiamo tutti gli step di Ark 2. Dunque, vi ricordate questo trailer? Era il 2020. Vin Diesel a cavallo di un dinosauro, promesse di gameplay rivoluzionario e un Unreal Engine 5 che arrivava in un mondo nuovo. Doveva uscire poi nel 2022, poi è stato rimandato nel 2023 e poi ancora nel 2024. Ora siamo alla fine del 2025 e indovinate un po'? Le ultime notizie sono un pugno allo stomaco. Ark 2 è stato ufficialmente rinviato al 2028. Sì, avete capito bene. Altri 3 anni di attesa per un gioco annunciato ben 8 anni prima. Ma la vera domanda non è quando uscirà, ma perché continuano a rimandarlo? E la risposta purtroppo è sotto gli occhi di tutti. Hanno trovato una gallina dalle uova d'oro che si chiama Ark Survival Ascended. Ragazzi, parliamoci chiaro, cos'è davvero Survival Ascended? Secondo me è la dimostrazione di come si possa prendere un gioco vecchio di 10 anni, pieno di bug storici mai risolti, dargli una spolverata di Unreal Engine 5 e rivenderlo a prezzo pieno. Originariamente ci avevano promesso che l'aggiornamento sarebbe stato gratuito, ve lo ricordate? Poi, con un clamoroso dietro front degno dei migliori prestigiatori, hanno deciso che dovevano farlo pagare. Hanno spento i server ufficiali del vecchio Survivor Evolved, costringendo di fatto l'intera community a migrare su una nuova versione se volevano continuare a giocare sui server ufficiali, ovviamente. In pratica hanno preso il vostro vecchio gioco, lo hanno reso inutilizzabile e vi hanno chiesto 40 o 50 euro, adesso non ricordo bene, per riavere la stessa roba, ma con più lag e problemi. E qui viene il bello, si fa per dire, vi aspettereste che in un remake su un motore grafico moderno giri meglio, giusto? Sbagliato, Survival Ascended è un disastro di ottimizzazione. Perché ci sono dei requisiti assurdi, serve praticamente un PC della NASA anche solo per farlo partire a 30 fps. E poi abbiamo i soliti bug preistorici, i glitch che vendevamo nel 2015 sono ancora lì, belli, piazzati, dinosauri che si incastrano nelle rocce, salvataggi che corrompono i vari file, i crash improvvisi, hanno cambiato il vestito ma il corpo è sempre lo stesso. Quindi un organismo malato di 10 anni fa. È un prodotto venduto come premium, che si comporta come una versione alfa fatta in uno scantinato, a mio avviso. Ma il tutto non finisce qui. Non contenti di aver incassato quel gioco base, hanno iniziato a mungere la mucca con i DLC e le microtransazioni. Hanno quindi aggiunto pacchetti come il Bobtail Tales e creature a pagamento come il Piromane. Il risultato? Beh, si tratta di un gioco ormai pay to win. Spesso queste creature sono sbilanciate, dando un vantaggio enorme a chi paga. E poi c'è stata la rottura del gioco. Ogni volta che aggiungono un contenuto a pagamento, il gioco si rompe ulteriormente. Quindi abbiamo nuovi bug, server instabili e mode che smettono di funzionare. Allora, diciamoci francamente, è una miniera d'oro per loro, perché vendono robaccia, la pacciano male e poi vendono ancora altra robaccia.
usano i proventi di questo disastro per riuscire a tappare i buchi finanziari di Snail Games, mentre lo sviluppo di Ark 2 resta al palo. Perché diciamocelo, finché la gente paga per Ascended, chi glielo fa fare di andare a fare un nuovo gioco, quindi spendere ulteriori soldi? La cosa più triste di tutta questa vicenda è che però il tutto funziona. La fortuna di queste aziende sta nel trovare ancora migliaia di giocatori disposti a sborsare soldi ogni volta che esce una skin o un dinosauro nuovo, nonostante vengano presi in giro da anni. Siamo noi a dare loro il permesso di comportarsi così. Finché continueremo a comprare merce avariata solo perché ha un bel riflesso sull'acqua, loro continueranno a posticipare Ark 2 e a rifilarci bug a pagamento. Perché è questo che noi stiamo comprando in questo momento. Io no, perché non sto più giocando nemmeno ad Ark, perché ripeto, è ingiocabile, perché ha tantissimi problemi e aumentano sempre di più, e tanto meno gli vado a dare altri soldi andando a comprare i DLC. Ma fatemi sapere voi cosa ne pensate. Siete tra quelli che hanno dato fiducia e anche quindi soldi a Survival Ascended, o ne avete avuto abbastanza di Vin Diesel e dei suoi dinosauri fantasma? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Vorrei come sempre poi ringraziare i miei abbonati, che siete veramente un valore aggiunto e mi state aiutando tantissimo con il sostegno a migliorare il canale. Infatti da gennaio arriveranno nuove novità appunto dedicate tutte quante per gli abbonati. Va bene, per oggi terminiamo qui, vediamo un po' cosa ne esce fuori da questa discussione e mi raccomando, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale attivando tutte le campanelle e anche mettete un bel like, condividete questo video e ci vediamo presto per un altro. Ciao e alla prossima!